Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Taran, come state? Allora ragazzi, come sempre prima di iniziare il video vi ricordo dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Amazon è semplicemente un link dal quale potete accedere per supportare il canale, non vi costa nulla di più, semplicemente un supporto per il canale. Gamivo invece è una piattaforma videoludica dove potete acquistare, anche grazie al codice sconto, a dei prezzi già stracciati, tutto ciò che riguarda il mondo appunto videoludico, quindi abbonamenti, giochi, accessori per PlayStation, Xbox, PC e quant'altro, quindi molto interessante. Allora ragazzi, oggi finalmente ci troviamo a Carnevale, quindi spettacolo, finalmente il football ci ha degnato insomma di qualche cosa nella sua campagna, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vederlo. Allora, iniziamo dagli eventi. Gli eventi, quindi praticamente abbiamo gli eventi contro, insomma, con la squadra di sogni giocando insomma fra di noi giocatori. Questo è un evento COP, questo è un evento Asian Cup Qatar che dà programma aggiuntabilità. Unlimited, questo praticamente lo stesso da 10.000 punti esperienza. Brazilian Clubs, tutta tra l'altro la campagna Italian Clubs, va bene, questi però mi pare che ci fossero già, tranne questi qui che scadono appunto fra 6 giorni. Tutta la campagna è incentrata sul Brasile, perché il Brasile è la patria del carnevale, no? Il famoso carnevale brasiliano, anche se mi pare quello sia in estate, però vabbè. South American Clubs, questo invece è con gli eventi del giocando contro l'intelligenza artificiale. Questo ci dà, tra l'altro ragazzi, è molto interessante farlo perché ci dà un accordo al buio del Brasile. Dopo andiamo a vedere i giocatori molto interessanti che sono usciti. Io gli ho dato uno sguardo poco fa prima di iniziare il video. Quindi Brazilian Clubs, questo invece ci dà un accordo al buio per il Worldwide di febbraio. E gli altri invece ragazzi sono i soliti eventi. Questo Italian Clubs aggiuntabilità e questo idem. Però ragazzi, questi due eventi credo proprio che li giocherò perché comunque sono molto interessanti. Il campionato, essendo iniziata la nuova fase ragazzi, come potete ben vedere siamo retrocessi in divisione quarta, ma questo è un classico quando appunto si inizia la nuova fase, quindi tutto nella norma. Quindi andiamo qui in pass partita ragazzi, c'è il nuovo pass con questi giocatori. Van den Ven, se si legge giusto, velocissimo tra l'altro, notato, ed è uno sviluppo. Potrebbe essere interessante, anche se comunque difensori centrali forti ne abbiamo tanti. Rimessa lunga, marcatore muro, dominio palle alte, scivolate e spirito combattivo, però potete magari farci un pensierino. Molto interessante anche questo João Neves del Benfica. Doppio tocco, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, esterno giro, astuzia e spirito combattivo. Io non credo che farò praticamente questi giri praticamente con i pass, ma credo che andrò direttamente su quello normale e basta, perché comunque in questo momento non ho tante monete e niente, quindi non credo che acquisterò. Poi il carnevale, ci sono questi nuovi obiettivi per la campagna del carnevale. Aspettate, ho visto no, ok, premi riscossi, niente. Obiettivi della carriera, va bene, li conosciamo. Negozio ragazzi, attenzione, qui c'è un bel signorotto, il nostro amico Zico, e infatti c'è il Zico Pack che ti dà allenatore allenatore Zico. Vediamo un po' il contenuto. Ci dà Zico, quindi Brasile, Giappone, aumenta il dribbling, quindi ha +1, senza possesso palla 83. Ok, quindi lui è specializzato sul possesso palla. Incrementa i punti esperienza che i centrocampisti ottengono durante una partita del 300%. Perfetto. E ci dà inoltre 4.000 punti ESP per 10 volte.
Divisa del carnevale. Ma ragazzi, 500 punti, cioè 500 monete sono troppe. Io sono stato in Konami, dato che comunque queste divise escono magari per gli eventi, ma regalala. Cioè, alla fine hanno altre fonti da cui fare introiti pesanti tutte le settimane con tutti gli spacchettamenti. Queste io, massimo metti da 100 monete, 200 monete, ma 500 monete ragazzi sono tante. Cioè, anche se non mi fa impazzire questa divisa, devo essere sincero, però anche se mi avesse fatto piacere averla, non credo comunque che l'avrei presa, perché comunque sono tante. Quindi punti football, nessuna news. Gorex no, ok. Divise, queste sono quelle già che abbiamo. Ecco, ho preso quelle, ma quelle bene o male con i punti football, quindi alla fine, e qui niente. Quindi ragazzi, da questo punto di vista siamo fermi. Monete e football mi pare che non ci siano novità, nel senso che non ci sono sconti appunto nuovi. Se magari carica, ok, niente, soliti prezzi. Andiamo a dare uno sguardo un attimino alla stagione. Allora, Carnival Vibe, ok, area di carnevale. Con l'inizio del nuovo anno i festeggiamenti per il carnevale sono in pieno svolgimento. Benissimo, cosa ci dai? Introduciamo le stagioni a intervalli regolari. Riguardo il tema della stagione introdurremo tanti nuovi tipi di giocatori per creare un ambiente sempre più immersivo. I tipi epico in evidenza pongono sotto riflettori alcuni dei migliori giocatori che abbiano mai allacciato un paio di scarpini e consentono un'esperienza di team building ancora più unica. I giocatori trending d'altra parte riflettono le prestazioni di spicco dei più grandi campioni nelle partite del mondo reale. Saranno anche disponibili eventi tematici, continua quindi a seguirci. Quindi attenzione, dovrebbero uscire giocatori speciali previsti Neymar, Makelele e Luis Garcia, e altri giocatori con brillanti riconoscimenti internazionali e nazionali saranno disponibili nel gioco. Quindi è molto probabile che da questo per il periodo quindi di questa campagna praticamente escano questi giocatori. Però no, volevo farvi vedere. No, non era qui. Allora ragazzi, no, perché diceva appunto che avrebbero dato dei giocatori in regalo. Ah, eccolo qui, trovato. Allora, dettagli. Campagna di carnevale, quindi questo ragazzi è quello che ci interessa di più. Intanto ci hanno regalato un Neymar Junior in regalo subito appunto appena iniziata la campagna, quindi appena farete l'accesso anche voi ve lo troverete nella posta in arrivo. E poi ragazzi, attenzione perché ci sono degli accordi al buio gratis l'1-02, quindi oggi, e infatti ci hanno dato già Neymar, l'8-02, quindi fra esattamente una settimana, e poi il 15. Tutto questo fino al 22-02, quindi entro fine mese mi raccomando entrate, perché ci saranno questi highlight Brasil in regalo. Inoltre potrete ingaggiare un iconico giocatore brasiliano in evidenza fra i 5 disponibili, quindi molto interessante. Bonus accesso speciale ci darà quindi anche questi ragazzi. Dall'1 in effetti quando sono entrato mi ha dato una marea di premi ragazzi. Obiettivi della campagna, ecco gli obiettivi a tempo limitato carnevale. Beh, comunque dai, se non altro ragazzi c'è un po' di roba. Accumula 3000 punti. Ah, questi è per l'evento tour, ok. E ottieni 2 cordi al buio, highlight Brasile e 30.000 ESP, punti ESP. Quindi ragazzi, questa è diciamo tutta la panoramica schematizzata di quello che ci daranno in questa campagna. Quindi comunque
ci sono anche 200 monete praticamente, perché 150 con il login e con le campagne se ne ottengono altri 50, quindi. Però ragazzi, passiamo adesso invece alla parte più interessante di tutte, quella dei giocatori. Allora, intanto ragazzi, è uscito questo pool Epic da 150 del Brasile, che io chiaramente non girerò, anche se veramente mi mordo le mani per quel Romario soprattutto. Fortissimo ragazzi il Romario, l'avrei voluto, rapace d'aria, questa carta, vediamo magari se riusciremo a fargli una build. Questa carta deve essere devastante, tra l'altro c'ha il boost, forma incrollabile, istinto da attaccante più 2, quindi questo boost rimane sempre attivo ragazzi. E inoltre guardate, doppio tocco, elastico, sombrero, colpo di testa addirittura, nonostante lui sia alto 1,69 gli ha dato il colpo di testa, pallonetto mirato, lancio lungo, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, esterno a giro, astuzia ragazzi. È micidiale, io l'avrei girato, guarda, solo, anche se ci fosse stato solo lui, avendo avuto le monete in questo momento. Neymar Junior, anche lui molto interessante, però sapete che c'è, che comunque Neymar, bene o male, ormai ne sono uscite tantissime versioni. Questa sicuramente è una delle più interessanti, perché c'ha anche il boost e c'ha appunto il boost sulla gestione del pallone. Però bene o male, più o meno, magari Neymar, anche se non lo trovate, potete eventualmente dire vabbè, di Neymar ce l'ho, però Romario invece, e poi De Nilsson invece, che forse fra questi tre quello un pochino meno interessante. Io tra l'altro ce l'ho perché me l'aveva dato in regalo l'anno scorso il gioco, velocissimo, quello sì, un bel cross, però ragazzi può fare solo l'esterno destro, l'esterno sinistro, scusatemi. Ha dei bei cross, vediamo la carta, finta doppio passo, doppio tocco, elastico, salta secca. Non gli hanno dato il cross calibrato, strano, però comunque ragazzi c'ha il boost sull'agilità, quindi sarebbe interessante anche lui da provare, anche se diciamo che era quello meno interessante dei tre. Secondo me, secondo il mio modo di vedere, è Romario quello migliore di tutti. Ha una carta veramente stratosferica, peccato che non ce l'abbia. Peccato più che altro che facciano questi pool così grandi, dove uno alla fine rischia che Romario lo trovi al 150esimo giro, cioè comunque ti sei giocato 150 monete, quindi ragazzi. Vediamo invece i giocatori della settimana. Questi invece sono giocatori attuali, quindi che militano nei loro campionati. Davis, terzino offensivo, velocissimo come al solito, poco possesso stretto, passaggio raso terra lo stesso un pochino da rivedere. Questi ragazzi vi ricordo che non sono livellabili, ma sono già così. Doppio tocco, elastico, tagliare spalle a giro, tira a scendere, lancio lungo, finalizzazione acrobatica, colpo di tacco, cross calibrato. Ragazzi, una carta forse più da mettere come CLS o esterno, proprio non da terzino, c'ha pochissima difesa, quindi interessante, però magari da mettere appunto come esterno alto, anche se io Davis ce l'ho già. Toni Kroos tra le linee, grande tecnica, anche se possesso stretto, insomma, potevano dargli sicuramente un pochino di più, però gran passaggio, un po' lentino ragazzi, 68 e 70, però c'ha il boost sul passaggio, quindi interessante per quello. Giro distante, tira a salire, lancio lungo, passaggio calibrato, passaggio filtrante, cross calibrato, potrebbe essere interessante. Tra l'altro c'ha forma e forma incrollabile, però ragazzi purtroppo è un pochino lento, quindi non so, a me piacciono più giocatori, come sapete, più veloci. Giocatore chiave Decatelaere, così come lo chiamano alcuni. Doppio tocco, taglia le spalle a giro, colpo di tacco, passaggio di prima, passaggio filtrante. Ragazzi, questi vabbè non sono nulla di che, c'è di meglio. Pavard, frontale extra, anche Pavard potrebbe non essere male, anche se io l'avrei fatto magari più
anche uno sviluppo me lo sarei provato, dato che di Pavard sono uscite diverse versioni, tutte terzino difensivo, già frontale extra mi pare che fosse già uscito qualcosa, potevano magari cambiare e farlo sviluppo, però comunque c'ha il boost in difesa, quindi passaggio calibrato, cross calibrato addirittura, rimessa lunga, marcatore, intercettazione, muro, dominio, palle alte, scivolate, disimpegno acrobatico e spirito combattivo. Lui, ragazzi, potrebbe essere lo stesso interessante da provare. Vediamo magari di farci almeno il giro gratis o comunque fare un giro così a prescindere. Sorlot, opportunista, passaggio rasoterra 90 al suo picco, forma normale, fisicità più 3. Beh, non è male, ragazzi, sicuramente è un bel... una bella bestia lì davanti, bisogna capire più che altro se è un Haaland più troncheggiante, perché comunque, ragazzi, c'ha pochissimo possesso stretto, controllo palla 75, controllo corpo 61, ragazzi, non lo so, però comunque è veloce, ha un bel passaggio, una buona finalizzazione, potrebbe magari essere carino provarlo. Più che altro 1,95, ragazzi, sui cross sicuramente è veramente micidiale. Berghuis, giocatore chiave, forma incrollabile, non male, però, ragazzi, diciamo che qui già entra più nella norma. Koke, grande passaggio rasoterra, però un po' lentino, forma incrollabile anche lui, taglia la spalla a giro, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, cross calibrato, può fare mediano il CC. Sergi Altamira è anche lui un mediano barra CC, forma normale, però, ragazzi, è normale anche come giocatore, perché comunque non è questa gran carta. L'unica cosa, c'è intercettazione, ma Gazziniga nemmeno lo analizziamo. E Mercan può fare sia il terzino che addirittura centrocampista e trequartista, quindi, ragazzi, questo potrebbe essere utile dal punto di vista della duttilità, però insomma, se anche voi giocate già da un po' di tempo al gioco, sicuramente c'è di meglio. Andiamo avanti, ragazzi. Va bene, questi sono i giocatori dell'Italian League, andatevi a recuperare le build, perché ho buildato sia Milito che Del Piero. Questi giocatori delle nazionali c'erano già tutti, ed eccoci qui invece con i giocatori praticamente che abbiamo detto prima del gioco che ci avrebbe dato in regalo, e questi giocatori praticamente dovrebbero essere dovrebbero darceli appunto una volta alla settimana, se non ho capito male, e sono i seguenti: sono Marquinhos, aspetta, andiamoli ad analizzare, però, perché adesso ho sbagliato. Allora, Marquinhos, sviluppo, sono livellabili. Non è male, ragazzi, solita carta, diciamo, di Marquinhos, molto forte in difesa, c'ha un bel salto, un bel colpo di testa, un difensore affidabile, insomma. L'unica cosa che magari è un po' piccolino fisicamente, quindi, però credetemi, io ce l'ho, quella dei contratti mirati, uscita un po' di tempo fa, e credetemi che comunque si difende abbastanza bene, anche contro attaccanti molto più grossi di lui, quindi colpo di testa, passaggio calibrato, passaggio a scavalcare, marcatore, intercettazione, muro, dominio palle alte, ragazzi, nel suo caso è fondamentale perché lo rende forte appunto nei colpi di testa. Danilo, terzino offensivo, ma dai, l'avrei fatto terzino al massimo difensivo o comunque frontale extra, sviluppo, perché lui ormai con la Juve gioca praticamente centrale, quindi possesso stretto 68, beh, vabbè, è livellabile, 27 livelli di crescita, quindi si può rendere sicuramente più difensivo di quello che è. Intercettazione, muro, scivolata, leader e spirito combattivo. Non male, forma incrollabile, però bisognerebbe provarlo. Vega,
Vega è un trequartista, giocatore chiave, forma incrollabile anche lui, non male come carta, ma queste diciamo che col fatto che sono in regalo comunque alla fine tanto ce le avremo prima o poi un pochino tutti. Pedro la pace d'aria, troppo lento ragazzi, troppo lento, troppo lento. Questo forse è quello meno interessante di tutto questo mini pool. Qui invece ragazzi ci sono dei giocatori molto interessanti, questi della Liga BBVA. Ragazzi ve li lascio a voi eventualmente da valutare. Qui magari è interessante, ecco, prenderli se ci sta scadendo, come nel mio caso, un contratto a 3 stelle, per evitare di buttarli via così. Tanto vale lo spendiamo, per malandando svincoliamo il giocatore. Però ragazzi, giocatori appunto che lasciano un po' il tempo che trovano, infatti non li sto nemmeno diciamo andando a vedere più di tanto, perché questo potrebbe essere così, ma non credo che li prenderò, se non magari ecco uno a caso solo per poi svincolarlo. Opportunista, insomma vedremo ragazzi, sicuramente farò così come vi ho detto. Passiamo però alla nota forte ragazzi di questo aggiornamento, che sono i Golden Boys usciti oggi, i nuovi contratti mirati, quindi andiamoli subito a vedere. Allora, Nunez potrebbe essere interessante, anche se anche lui comunque un po' troppo poco possesso stretto, velocità discreta, ma insomma a 27 livelli di crescita, quindi potrebbe migliorare. Secondo me questa potrebbe essere una carta diciamo interessante, ma comunque dipende come giochiamo, nel senso che se magari ecco lo vogliamo fare più che altro fisico, magari con una bella finalizzazione e un pochino meno veloce, vicino dobbiamo abbinargli ecco magari un giocatore molto rapido, oppure viceversa lo possiamo fare magari molto fisico, quindi molto possente fisicamente con una buona finalizzazione, e lasciare la velocità così, oppure farlo invece molto veloce, magari è un po' meno fisico. Quindi sta a noi scegliere, però non male, ma non credo che lo prenderei. Questo invece Camavinga ragazzi è molto interessante, perché tra l'altro può farci sia il mediano, il CC e anche il terzino eventualmente, quindi il terzino sinistro, ed è molto personalizzabile questa carta perché c'è già dei buoni valori un po' dappertutto. Sta a noi scegliere come vogliamo farla. Veronica, controllo di suola, finalizzazione acrobatica, colpo di tacco, passaggio di prima, c'è anche intercettazione ragazzi, scivolata, quindi potrebbe essere molto interessante spendere il contratto a 5 stelle per questo Camavinga. Secondo me infatti è il più interessante del pool, perché gli ho già dato uno sguardo a questi, ma ragazzi c'è di meglio, quindi qui andiamo veloci. Molto interessante anche questo Pablo Torre, regista creativo spagnolo, molto carina come carta. Cross calibrato, esterna giro, passaggio filtrante, finalizzazione acrobatica, tagliare spalla giro, sombrero, potrebbe essere interessante. Muriglio, sviluppo, ma ragazzi sono andato veloce perché c'è di meglio, insomma, soprattutto se ci esce quel Marquinhos del pack appunto del Brasile, è nettamente superiore. Ragazzi, questo buonanotte, appena aperto il pool, prima l'ho sottovalutato perché ho detto sì, buonanotte, buongiorno e buonasera, quindi però invece poi me lo sono andato con calma a riguardare e sì, ha forma normale, quindi però guardate anche il grafico, comunque è molto equilibrata come carta. Tra l'altro può farci anche il CLD eventualmente, oltre che il CC e il trequartista,
ed è una carta comunque anche questa molto personalizzabile, cioè se lo vogliamo magari rendere un pochino più veloce, quindi magari da mettere sulla fascia e un pelino meno tecnico, oppure un pochino meno veloce ma un pochino più tecnico, o anche eventualmente una via di mezzo, perché no, con una buona tecnica e una discreta velocità si potrebbe fare a 30 livelli di crescita, doppio passo, doppio tocco, elastico, taglia le spalle a giro, controllo di suola, lancio lungo, passaggio filtrante, esterno a giro e astuzia. Ragazzi, secondo me c'ha anche tra l'altro inserimento e tiratore oltre che serpentina. Secondo me, ragazzi, potrebbe essere non male. Questo Darami invece, ragazzi, molto veloce, perché sicuramente questo, andando alla maxare, arriva a dei livelli di velocità fenomenali. Il problema è che ha poco possesso stretto, quindi eventualmente qui ci sarebbe da lavorare più che altro sul controllo palle, il possesso stretto, e tralasciare un pelino magari la velocità se decidiamo di prenderlo. Con un contratto a 4 stelle magari si potrebbe pure fare. Non è 5 stelle, non l'avrei preso nemmeno se mi pagavano loro, però con un contratto a 4 stelle eventualmente si potrebbe anche pensare. Quindi ragazzi, giocatore più interessante di tutti secondo me Camavinga, a seguire Paolo Torre e questo appunto Buonanotte, e per ultimo questo Darami. Comunque ragazzi, questi tre magari possiamo pure prenderli e farci magari dei test per provarli e per fare appunto contenuti nuovi. Quindi ragazzi, facciamoci in chiusura il video, scusatemi, il giro parlando adesso di, vediamo chi ci dà. Cosa vi ho detto ragazzi? Questo era quello meno interessante. Chiaramente chi ci ha dato? Lui, perché noi chiaramente, essendo molto fortunati, devo essere sincero che noi siamo veramente molto fortunati, ci ha dato quello meno interessante. Vabbè, ce lo terremo lì a prendere la muffa in tribuna. Bene, quindi ragazzi, detto ciò, questa era la presentazione della campagna che è iniziata oggi e che durerà per tutto il mese. Io vi aspetto domani, perché domani c'è un contenuto molto interessante che ho preparato e che in realtà era in programma oggi, ma lo farò uscire domani a sto punto, perché comunque oggi l'aggiornamento finalmente era decente. Grazie ragazzi di avermi seguito, vi aspetto, mi raccomando, domani, e se non l'avete ancora fatto lasciate un bel pollicione e seguite il canale. Un saluto a tutti dal vostro Luca Talan. Ciao ragazzi!